La molecola da €1 che Big Pharma non può brevettare. Sovranità cellulare. Perché hanno cancellato questa molecola dai manuali medici ufficiali? Ti hanno fatto credere per decenni che fosse solo un vecchio colorante per tessuti o un reagente per laboratori scolastici. Ma la scienza d'avanguardia ha riscoperto una verità molto più profonda e per qualcuno estremamente scomoda. Questa è la molecola con il più potente effetto di bypass metabolico esistente per la biologia umana. Immagina una sostanza che costa pochi centesimi, ma è in grado di riaccendere i tuoi mitocondri, ottimizzare istantaneamente il consumo di ossigeno e restituirti una lucidità mentale che lo stile di vita moderno ti ha lentamente e silenziosamente sottratto. Il problema non è la sua efficacia, documentata da oltre un secolo, ma il suo prezzo. È una sostanza pura, universale e soprattutto non brevettabile. E nel mondo dell'industria del farmaco, se non c'è brevetto, non esiste profitto. Ma la tua biologia non risponde agli azionisti di Wall Street. Risponde anche alle leggi della chimica. Oggi scendiamo nelle profondità delle tue centrali elettriche cellulari per riprenderci ciò che ci appartiene, la nostra sovranità. Disclaimer di trasparenza e sicurezza. Prima di immergerci nei dati scientifici, nella storia e nei protocolli tecnici di questa molecola, è necessario un atto di trasparenza totale che vi chiedo di ascoltare con estrema attenzione. Le informazioni contenute in questo video hanno scopo esclusivamente informativo, educativo e di analisi biochimica e storica. Io non sono un medico e questo contenuto non intende in alcun modo sostituire il parere professionale di un sanitario, né diagnosticare, trattare, prevenire o curare alcuna patologia. Il blu di metilene è una sostanza chimica estremamente potente che interagisce con i processi fondamentali della vita a livello elettronico. La gestione della propria salute è l'atto di sovranità supremo, ma richiede una responsabilità altrettanto grande. Non prendete iniziative basandosi solo su questo video. Consultate specialisti di fiducia. La responsabilità della vostra biologia è solo vostra. Usate queste informazioni come punto di partenza per la vostra ricerca personale, mai come una prescrizione. La vostra sicurezza è la condizione necessaria per la vostra libertà. Capitolo 1. L'economia della malattia e il proiettile magico. Benvenuti sul canale. In questo spazio analizziamo i fatti per dare potere al cittadino consapevole. Per capire perché oggi non trovi questa molecola in farmacia, sotto forma di integratore sponsorizzato, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, nel cuore della rivoluzione medica della fine dell'Ottocento. Nel 1891, il premio Nobel Paul Ehrlich, considerato il padre della chemioterapia moderna, scoprì che il blu di metilene possedeva una proprietà che definì divina. Era un colorante selettivo, cioè poteva entrare in un organismo complesso e ignorare completamente le cellule sane per andare a colorare e quindi colpire e neutralizzare solo quelle infette o degradate. Fu a tutti gli effetti il primo proiettile magico della storia della medicina. Venne usato con successo incredibile contro la malaria e come antisettico universale prima dell'era degli antibiotici. Ma qui accade qualcosa di interessante sotto il profilo dell'analisi economica. Nella prima metà del Novecento, l'industria chimico-farmaceutica nascente capisce che il vero modello di business non è vendere sostanze che guariscono velocemente e costano poco, ma vendere proprietà intellettuale.
Se una molecola è una sostanza chimica di base, come il blu di metilene, chiunque può produrla. E se chiunque può produrla, il prezzo crolla a causa della concorrenza. Così, lentamente, il blu di metilene è stato spinto fuori dai riflettori accademici. Non perché avesse smesso di funzionare, ma perché non era redditizio. È stato declassato a trattamento d'urgenza estrema. Ma la biochimica non accetta censure commerciali. I benefici molecolari restano intatti, anche se nessuno li pubblicizza durante il telegiornale. Capitolo 2. I mitocondri e i bypass degli elettroni. Per capire come questa molecola possa aiutarci a recuperare la nostra sovranità cellulare, dobbiamo guardare dove nasce la vita, nei nostri mitocondri. Immaginate i mitocondri come le centrali elettriche microscopiche che alimentano ogni singolo battito cardiaco e ogni pensiero. La loro funzione primaria è la respirazione cellulare, cioè trasformare l'ossigeno e i nutrienti in ATP, la moneta energetica della vita. Questo processo è una staffetta di elettroni. Tuttavia, il mondo moderno è un campo minato per queste centrali. Lo stress cronico, l'inquinamento elettromagnetico e l'alimentazione industriale agiscono come granelli di sabbia in questi ingranaggi. Quando la catena di trasporto degli elettroni si ferma, la cellula entra in crisi respiratoria, si infiamma e invecchia precocemente. Qui entra in gioco il blu di metilene. Esso ha una capacità unica, può agire sia come donatore che come accettore di elettroni. Se la tua catena di montaggio mitocondriale è bloccata, lui crea un ponte, un vero e proprio bypass metabolico. Permette alla cellula di continuare a produrre energia anche in condizioni di stress estremo. È l'equivalente di avere un generatore di emergenza che si attiva durante un blackout. Senza energia mitocondriale, la tua volontà è debole. Con mitocondri efficienti, riprendi il comando del tuo destino fisico. Capitolo 3. Neuroprotezione e lucidità fredda. Passiamo al cervello. Nonostante pesi solo il 2% del corpo, consuma oltre il 20% della tua energia totale. Quando i mitocondri dei tuoi neuroni sono inefficienti, sperimenti la nebbia mentale. La società ti spinge a usare stimolanti come la caffeina, che però prendono energia in prestito dal futuro, lasciandoti esausto. Il blu di metilene ottimizza invece la produzione basale di energia dei neuroni. Attraversa con facilità la barriera ematoencefalica e agisce come uno spazzino mitocondriale. Chi lo utilizza riporta spesso una sensazione di lucidità fredda, una capacità analitica calma e una resistenza alla fatica cognitiva. In un mondo che ci vuole ansiosi e distratti, avere un cervello che funziona alla massima efficienza cellulare è la forma più pura di difesa contro la manipolazione. Capitolo 4. Purezza USP, Aqualab e protocolli tecnici. Arriviamo alla parte fondamentale. La sovranità richiede rigore tecnico. Il blu di metilene industriale è carico di impurità come arsenico, piombo e mercurio. Mettere queste sostanze nel corpo significa avvelenarsi. Per l'uso umano esiste uno standard accettabile, il grado USP, farmacopea americana, o il grado farmaceutico certificato. Proprio per garantire questa sicurezza, nel mio Telegram Shop ho selezionato esclusivamente prodotti che rispettano questi standard rigorosi. E tra questi spicca il blu di metilene di Aqualab.
Si tratta di una soluzione certificata di grado USP e AR, Analytical Reagent, testata per garantire una purezza superiore al 99% e la totale assenza di metalli pesanti. Scegliere un prodotto come quello di Aqualab non è un dettaglio, è la linea di demarcazione tra il biohacking consapevole e l'autolesionismo chimico. Un ultimo aspetto pratico. Il blu di metilene macchia istantaneamente. Per evitarlo, bisogna mescolare le gocce in acqua con un pizzico di acido ascorbico, cioè vitamina C pura. La soluzione diventerà trasparente, proteggendo i denti, ma manterrà tutta la sua potenza biochimica una volta ingerita. Questa è sovranità pratica, usare la conoscenza per eliminare gli ostacoli. Capitolo 5. Linee rosse e responsabilità. Ripetiamolo con fermezza. Il blu di metilene non è per tutti. Ci sono 3 linee rosse assolutamente da osservare. 1. Favismo. Se avete deficit in tal senso, questa molecola è veleno puro. Può causare emolisi acuta. 2. Gravidanza e allattamento. Va osservata precauzione assoluta. 3. Antidepressivi. Se assumete SSRI o IMAO, il rischio è la sindrome serotoninergica, potenzialmente fatale. La sovranità è conoscenza dei propri limiti. Si deve sempre iniziare con dosaggi minimi, ascoltare il corpo e osservare il segnale blu nelle urine, che conferma il corretto lavoro dei reni. Se si avverte disagio, si deve fermarsi. La sovranità cellulare è un dialogo con la propria biologia. Conclusione: la resistenza biologica. In conclusione, riscoprire il blu di metilene è un atto di indipendenza da un sistema che trae profitto dalla nostra stanchezza. Un popolo senza energia è un popolo che non può proteggere la propria libertà. Riprendersi l'efficienza cellulare significa riprendersi il diritto di pensare con la propria testa. Vi invito a unirvi alla nostra community su Telegram per accedere alle analisi tecniche e al nostro shop, dove troverete solo il grado USP certificato come quello di Aqualab per la nostra resistenza biologica. Il futuro appartiene a chi ha l'energia per immaginarlo. Ma attenzione, questo è solo il primo passo. C'è un problema ancora più oscuro che sta spegnendo la popolazione nel 2026. Nel prossimo video scenderemo nell'abisso dei mitocondri spenti. Non mancate, perché la vostra energia è la vostra prima forma di libertà. Restate liberi, restate sani, restate sovrani. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie dell'attenzione. Vuoi scoprire di più? Visita il blog per approfondimenti esclusivi e dai un'occhiata allo shop Telegram con prodotti e servizi dedicati. Iscriviti al canale, lascia un like, condividi il video e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie per averci seguito. Passione, innovazione e crescita insieme.